Ciao a tutti, siamo qui per parlare oggi di scambiatori di calore a piastre nelle applicazioni oleodinamiche. Fino a qualche anno fa si utilizzavano per le applicazioni di raffreddamento dell'olio idraulico tipicamente scambiatori di calore a fascio tubiero o scambiatori ad aria. Ovviamente sugli scambiatori ad aria c'è poco da dire, sono masse radianti con degli eletroventilatori e tutto sommato non sono cambiate nel tempo. L'aspetto che ha subito invece una interessante evoluzione è quello legato al raffreddamento ad acqua. Storicamente gli scambiatori che venivano utilizzati e vengono tuttora utilizzati per il raffreddamento di olio sono scambiatori a fascio tubiero. Negli ultimi anni ha trovato sempre più largo impiego l'utilizzo di scambiatori di calore a piastre, sia di tipo saldo brasato che di tipo ispezionabile. Vediamo insieme quali sono i vantaggi di questo impiego. In sostanza, come tutti sappiamo, gli scambiatori di calore a piastre consentono un incrocio di temperature, diversamente da quello che può fare uno scambiatore a fascio tubiero. Ovviamente questo incrocio di temperature su un'applicazione oleodinamica potrebbe essere relativamente interessante perché tutto sommato l'olio dobbiamo raffreddarlo a delle temperature piuttosto elevate. Diciamo che la temperatura classica di un olio idraulico in una centralina è quella di 40 gradi. In sostanza bisogna mantenere l'olio che torna caldo dagli azionamenti idraulici a una temperatura media di 40 gradi. Di conseguenza non abbiamo bisogno di un raffreddamento spinto. Dove entra in gioco il vantaggio dello scambiatore di calore a piastre? Nel fatto che possiamo utilizzare, tutto sommato, dell'acqua anche più calda. In sostanza, anziché avere a disposizione acqua a 15-20 gradi, possiamo tranquillamente utilizzare un'acqua di torre a 30 gradi per ottenere lo stesso effetto e lo stesso raffreddamento, in quanto ci consente di avere una maggiore efficienza termica e quindi raffreddare meglio l'olio a 40 gradi con una superficie di scambio inferiore. Un altro grosso vantaggio dal punto di vista termodinamico è quello che possiamo utilizzare meno acqua per fare lo stesso raffreddamento. Torno sul concetto dell'incrocio di temperature, ovvero potendo incrociare le temperature possiamo usare una quantità di acqua inferiore. Tutto sommato potrebbe essere un problema relativo, se non che se su un impianto abbiamo poca disponibilità di acqua di raffreddamento diventa utile questa caratteristica perché ci consente di sfruttare al massimo quella poca acqua di raffreddamento per ottenere comunque un efficiente raffreddamento, un'efficiente regolazione della temperatura sull'olio idraulico della centralina. Interessante questo aspetto, forse non ci avevate pensato. Buona giornata, grazie.